Benvenuti in un altro video ricchissimo di contenuti assolutamente esclusivi che cambieranno una volta per tutte il vostro approccio, quindi lo studio della lingua inglese, di conseguenza cambierà anche i vostri risultati. Quest'oggi sono in compagnia di Niamh, my beautiful girlfriend, e oggi vi daremo il segreto, vi daremo la soluzione ai vostri problemi. Quindi quando voi parlate con un madrelingua inglese, quando voi parlate in inglese, qual è l'errore più grande, qual è il segreto, qual è l'azione che dovete fare per non sentirsi, per non essere ridicoli. Do you want to start? Okay, so today we're looking at one secret that you must know when you're speaking English. Must, che tu devi sapere. Must. It's important that you know this. We're going to start off with explaining to you a concept before introducing the secret. So it's important to know that English as a language is one language. So don't try to combine the Italian and the English to have like a Italian English. Like, it doesn't work. Or like, for example, native French trying to learn English, French English. Like, English is its own language, so appreciate it for what it is rather than trying to combine the two. And this is the first step that you need to know so that you can really understand our tip in trying to learn speaking English better. Ok, thanks. So, il primo, cioè il concetto su cui si basa questo video, seguendo i nostri consigli, è praticamente questo. Di inglese ce n'è uno solo, non ce ne sono tanti tipologie di inglese. Non c'è l'inglese italianizzato, ok? O l'inglese francese, nel senso che io sono madrelingua italiano, quindi il mio primo pensiero è quello di tradurre dall'inglese, dall'italiano all'inglese, ok? E questa cosa non va assolutamente bene, perché di inglese ce n'è solo uno. E quindi, per esempio, la costruzione delle frasi non è la stessa in italiano e in inglese. Se io fossi un madrelingua francese e tradurrei dal francese all'inglese, quello che viene fuori non è un inglese, ma è un inglese, un misto tra francese e inglese, e non va assolutamente bene, perché di inglese ce n'è uno e uno solo. Quindi dovete studiare l'inglese reale, l'inglese che serve, l'inglese che si parla in Inghilterra o in America, se volete studiare l'inglese americano, però noi ci focalizziamo su quello british che vi serve principalmente in Europa, ok? Quindi il primo concetto è questo, cioè di inglese ce n'è uno solo, quindi voi dovete studiare directly, the English, ok? Yeah. E quindi questo è. Yeah. So have you just explained that? Yeah, just the concept. Yeah, so. Okay, so what is the secret? So the main secret that we have to say to you is that you need to think in English. So when you're communicating in English, you need to be thinking also in English. So that doesn't mean that you're thinking in Italian but you speak in English. You have to speak in the language that you're trying to learn. So when you're speaking English with me, you're thinking in English and you're speaking in English. I don't think in Italian when I speak English. Yeah, exactly. And this is our number one secret to practice speaking English. Okay, quindi praticamente quando parlate in inglese non dovete pensare in italiano e poi tradurre dall'italiano all'inglese, perché non viene fuori l'inglese. Viene fuori un inglese italianizzato, cioè un inglese orribile, pessimo, ok? E si riconosce subito dalla costruzione della frase, dall'utilizzo dei verbi, da dove posizionate l'aggettivo, dalla tipologia di tempo verbale che utilizzate, perché non avete la mentalità, non sapete come utilizzare i verbi nonostante li sapete a memoria, che non vuol dire niente sapere a memoria, e quindi per una serie di motivi. Quindi, what happens when you translate from Italian to English? Like, so for example, if you have a sentence in Italian and you want to translate it into English, the problem you have is that the two languages, the order of the sentences are different. Different words have different meanings for the same sense. For example, I know, this is an example but in Spanish, like it's fine. In English you say I am 22 years old. Also in Italian. Yeah, but then when you have it in Spanish, the translation would be I have 22 years old.
So you have a different verb to say the age that you are. So not each verb has the same meaning in Italian and English. Usually. So usually, yeah, sometimes, or nouns and adjectives and stuff. So when you're translating directly the sentences, you never get the correct outcome. Never. Yeah, and it has the order of the sentence is wrong, or there's something wrong in the sentence usually when you follow this kind of idea. Yeah, because there is Italian and English. There isn't a mix of those. Yeah. There isn't, seriously. And so basically like 99% of the time when you're translating the sentences, you're never going to get a direct translation. So don't expect there to be one when you're translating. Sì, quindi il motivo principale è perché quando traducete dall'italiano all'inglese, nel 99% dei casi, la traduzione letterale è sbagliata. L'utilizzo dei verbi, degli aggettivi, dei nomi e di tutte queste cose, bellissime cose, non funziona, cioè non corrisponde a quello che è l'inglese reale, ok? Quindi voi per esempio, cioè non dovete fare un mix tra le due lingue, perché c'è l'inglese e c'è l'italiano, quindi non dovete pensare in italiano e poi parlare inglese. Like, do you think in Italian when you're speaking English? No. So why? Why would you? Cioè, lei è madrelingua inglese, quindi non pensa in italiano e poi parla in inglese. Cosa vuol dire questa cosa? Lei pensa in inglese e parla direttamente in inglese. Quindi voi dovete pensare in inglese e parlare in inglese. Se non siete capaci di fare questa cosa, dovete rendervi capaci. Like, if you're not able, you have to be able to do it. Yeah, exactly. And how can they be able to do it? Like with practice. With the practice and... Of listening. Yeah, listening. Speaking by yourself if you are living in Italy. It's fine. I'm dying here. And also one other point that when I was saying to you about the when you build the sentence in in English and Italian, the sentences is formed or built differently. And one thing that you need to be aware of are what we call false friends. So when you have a word in Italian and you are not sure what the exact translation of that word might be, you might look at it and think, okay, well, I know that this word sounds similar to this, and you translate it as that adjective, but that can actually be wrong because we have a lot of false friends between English and Italian. There's so many. So when you're translating, that's another problem that you will encounter if you are thinking in Italian. Sì, praticamente. Praticamente ci sono tanti problemi nel tradurre dall'italiano all'inglese, ok? Uno dei tanti è che ci sono delle parole che si chiamano false friends, che sono praticamente simili, sono parole simili di traduzione letterale dall'italiano all'inglese, ok? Quindi però il loro significato è completamente diverso. Like boring, noisy, noise is rumoroso. Praticamente, cioè it's like I've explained very bad, ok? Cioè ci sono delle parole che sono simili, ok? Però il loro significato è completamente diverso, quindi se voi vi trovate davanti a un madrelingua e non sapete che parola utilizzare, a voi viene in mente una parola che è simile alla traduzione letterale della parola italiana e utilizzate appunto quella parola, ma non è così, non funziona così, perché voi dovete capire, dovete sapere quando utilizzare un vocabolo piuttosto che un altro, cioè capire il contesto in cui utilizzare il vocabolo. Okay? Che sia nome o aggettivo o verbo è irrilevante, perché se non sapete come utilizzare questo vocabolo voi potete tradurre tutte le cose ma poi non ne cavate nulla, ok? Quindi questo è. And do you want to give like a solution to think in English? It's the practice. Yeah. Dovete praticare. And if it's speaking that you're not as confident on, then you need to, the outcome of speaking as the outcome, the income is always listening. Input. So
Yeah, what did I say? Income. Oh. Seriously. The input is... Input. Income. Incoming. What's incoming? Okay. Is the... is listening. So the more you listen, the more you'll be able to think in English, and the more you'll be able to then speak in English. And yeah, that's my point. Sì, quindi praticamente per praticare il parlato, il pensare in inglese, dovete ascoltare in inglese. Quindi l'input, mettere dentro la vostra testa nuovi suoni, la vostra mente, il vostro cervello li elabora come nuovi, quindi voi create un output, ok? E quindi così questo è l'unico modo, viene spiegato nel video corso dettagliatamente cosa fare, cosa non dovete fare, quali sono gli errori principali, cioè qual è il metodo procedurale da seguire per fare queste cose, soprattutto se vivete in Italia, che non avete tempo, il vostro ambiente vi parla in italiano, dovete sapere qual è il metodo per fare queste cose, perché sennò ve lo dico chiaramente, non ci arriverete mai. If you don't have the method, you'll never get the result, obviously. Quindi, do you want to say bye? Yeah, bye. Yeah, bye bye, see you soon. Next time. Subscribe to the channel if you want, if you don't want, it's fine. Bye bye. Bye.